mia prima volta che vedo come si muovono. Che anno nasce Cassina Cassina Lia? Qua ci sarebbe da scriverne un libro proprio. Nasce nel 2018, quando ero a casa che è nata la mia prima bimba. Avevo tanto tempo per pensare e ragionare e mi sono resa e dicevo, ma io la mia vita, il momento più felice della mia vita è stata la mia infanzia, che vivevo con mia mamma, aveva gli animali e tutto un po', ho sempre vissuto nella natura, no? Al fiume, sul fieno, e vivevo tutte queste cose. Poi un po' la società, un po' anche la mia famiglia, no? Perché da genitore vuoi sempre il meglio, loro mi hanno fatto studiare, ma mi piaceva anche. E così ho detto no, ho fatto l'università, faccio tutt'altro. Dopo che è nata lei dicevo sì, cioè è bello il posto fisso, ma veramente voglio farla vivere lontano da tutto quello che a me ha reso felice. Poi magari un'altra persona no, però a me ha reso veramente felice quello, no? E così ho detto vabbè, io faccio quello, poi lei così sarà libera di scegliere come ho scelto io. Così nel 2018 ho preso le prime 60 pecore. E oggi siamo a? 250. Poi ho detto ma visto che qua appunto c'è questa cosa del mungere, ho detto ma provassi a fare il formaggio che già mia nonna faceva. E così ho iniziato un po' per scherzo, ho imbiancato una stanza, ho iniziato a comprare una piccola pentola, poi pian piano sono arrivata ad avere quello e adesso qui ci sono aggiunto le capre che sono una cinquantina tra grandi e piccole, 5-6 mucche, vitelli. Col Covid sono stata ferma, chiusa qua dentro e quindi a parte godermi veramente poter uscire di casa, no? Che tanti mi dicevano impazzisco chiusa in casa, invece io no. facevo la mia vita normale, no? Quindi ho detto forse ho fatto bene, lì ho iniziato a dire ho fatto bene, ma poi ho avuto il tempo di sperimentare, facevo il formaggio, quello che mi riusciva male lo buttavo giù in questa riva, lo mangiavano le volpi e quindi penso che sia la miglior scuola quella, no? Il provare proprio Beh, certo, a provare livello con pratico, consapevolezza. sì. Sì. Quando ho iniziato tutti mi dicevano ah, la vita media della pecora, questa dura più o meno 5 anni, noi diciamo ma poverine, ma come solo 5 anni? Ho delle pecore che ho comprato già che dovevano essere vecchie, ci sono ancora adesso che sono passati 6 anni, no? Quindi se non le spingi tanto, no? Termine tecnico, come alimentazione è vero che comunque ti rendono meno, ti danno meno latte, sono meno produttive, meno performanti, no? A livello di quantità di latte, però loro vivono sicuramente meglio, meno stressate, vivono di più. Io appunto credo che non ci sia bisogno di avere grandissime quantità di latte quando poi ne va sia della qualità di vita loro che comunque anche del latte. Lui è Suri e ci racconterà come si ungono le pecore. Questo è l'ultimo gruppo di pecore. Poi dopo abbiamo le capre. C'è 15 capre e poi mucche. Perfetto. Pecora entrano 24 e 73 12, poi una volta mungo, poi cambio, massimo 2 minuti, 2-3 minuti. Che cosa fate voi per tenerli buoni, che ne so, durante la mungitura? Io ho visto che partono tutti precisi, perfetti, quindi non si sentono costretti. Salgono volentieri perché c'è il trucchetto, nella mangiatoia davanti c'è la granella di mais, Ecco. quindi loro sanno quello, infatti come sentono arrivare Suri si mettono in fila, si schiacciano. Vedi tutti, loro partoriscono novembre-dicembre. C'è una differenza tra come si mungono le pecore, le mucche o le capre o uguale per tutti? Mucche, differenza che tra 3 e 4, però c'è altre macchine. Ah ok, c'è un'altra macchina comunque, Sì, non è lo stesso attacco? No. Ok. Solo per capre e per pecore stesso. Le capre hanno più latte rispetto Più latte di pecore. Capre c'è quasi 3 litri, 2 mesi.
pecora invece 1 litro e mezzo, 2 litri. Se tocchi che senti che c'è latte o non latte. Tetta è stesso, tipo questa che è grande, però latte non c'è. Quando tocchi un sacco che senti come acqua dentro, anche come loro. 2 minuti io vado di là, poi arriva ancora latte, io tacco ancora, poi esco. Lei se invece che prima volta partorita, adesso non è tanto grande. Lei un po' 3 o 4 volte partorita che è diventata grande. Hanno più latte le grandi, però è anche una questione di comunque, cioè tu riesci comunque anche a selezionarle meglio, perché vedi nel tempo quella che magari dà più agnelli, più resistente, ti dà più latte, noi avendo tutte agnelle giovani all'inizio avevi pochissimo latte, Certo. No? Era un latte molto, molto più povero. Se tocca questa parte non c'è niente latte. E Se invece tocchi questa qua invece è ancora un po' latte. Quanto è morbido! Questa che è il latte che prima molto, però è arrivato ancora. No, tocchi così. Non vuole essere toccato. Ok. Ho capito, è più soda. Se tocchiamo così loro paura anche. Infastidisce, Se lo devo tocco così. tenere. Ok. Quindi le faccio così. Non so la mano tua. Non conosci, forse le mani più morbide. Ah sì. Non che io non lo sappia fare, perché le mie mani sono più morbide. Capre saltano anche 2 o 3 tubi. Però le vedo tutte molto tranquille. Cosa si fa di solito per tranquillizzarle? Quando mattina appena mungi loro tranquille, loro dormi, adesso loro svegliati, sono tutti dormi, adesso 2 minuti tutti dormi, Si rilassa. anche fanno latte, poi mezzogiorno anche dopo 9 loro devono mangiare, se io do mangiare, abbastanza mangiare loro tranquilli, se non è più vicino mangiare, forse ti è arrivata a mezzogiorno all'1, non aveva vicino mangiare, loro agitati, che forse che qualcuno è arrivato per spingere a mangiare, Ok. capito? Quindi è tutto legato al cibo, insomma, come sempre. Loro dai mangiare sempre. E adesso prendi un palla dentro mano, loro tutti urlano. Che fanno? Sorridono. Poi ti avvicini e scappano. Vieni qua. No. Loro senti più caldo. Sì. Cos'è questo? Di mais. Mais? Sotto c'è il fieno. Sì, questo c'è il carro dentro, c'è fieno, medica, soia, Infatti profuma tantissimo. di medica. Voi seguite davvero un percorso di crescita nell'animale e con questo discorso di non stressarle. Certo. E anche dandogli materie prime comunque sai cosa gli dai, perché nel mangime sì è vero che sono mangimi certificati, ma poi è tutto scritto su un foglio e nella pratica tu non ci sei quando li producono. Adesso... Sì, Ogni no, tanto il devo dire veterinario mo... ci sgrida anche, sono troppo grasse, per forza che poi non restano gravide, sono troppo grasse. No, infatti lui ci diceva devono mangiare. Allora ho detto ma quando mangia? Ah, mangiano mediamente 1,5 kg. Ho detto non è tanto. E vabbè, ma tu quante volte al giorno mangi? Ho detto no, tu c'hai ragione, effettivamente. No. Abbiamo l'alimentarista che lo chiamiamo, diciamo ascolta, che ne so, abbiamo le proteine basse e lui ti dice aggiungi tot grammi di soia e quindi in base alle quantità gli diciamo i chili giusti e lui Quindi aggiunge... voi calibrate il mangime in base alle al numero carenze sì, o alle... sì. Ultima volta partorita lei. Quanto ha questa? Questo saranno
5 mesi 5 mesi. di Il questa. vitellino. Poi questa che è dentro un giapponone, 2 mesi forse. È più piccolo ancora. Sì, più piccolo. Allora, questa è l'attrezzatura diversa per mungere le mucche. Mungitore stessa, arriva aria, Sì. aria di qua. Poi il cettatrelle questo. Ok, perché è 4, Sì, quattro. 4 attacchi, quindi quello lì ha 2 attacchi, quello per le capre e per le pecore, invece per le mucche hanno 4 Quattro. mammelle. No, 4. Dai, 4 capezzoli. Vabbè, questo me lo studio, capisci? Forse che lo sai tutti che è 4 tette. 4 tette, bravo, dillo. Adesso io pulisco tette con detergente e tutto. Ho cominciato a arrivare il latte. Lei faceva latte 20 litri, adesso fa caldo, solo fa 15 litri. Mattina 5, anche sera 5. Alle 5. Se vuoi mungere mattina 7, anche puoi mungere Alle 7 7 di sera. Poi Ma più tardi. d'estate fa caldo Sì, anche, sì. caldo. E quindi tu no? stasera sei di nuovo vieni qua a mungere? Sì, sì. Mattina 5, sera 5. E se non lo fai che succede? Che il latte Se più si latte rovina? che diventa mastite. Ah, altrimenti loro soffrono. Sì, soprano, poi diventano mastite, poi poi teste non è brutte, più il buono. latte non c'è, poi anche pecora che muoiono. Mucche non muoiono, però pecora fanno male. Soffre di più. Sì. Ah, quindi la pecora è più delicata sotto questo. Sì. La panna praticamente. Se vuoi vedere litri, vedi che di Sì, Copa ho di- visto qui. Quanto è? È 15 3, o 13 sarà. 13, sì. Un mese lei faceva al giorno 40 litri, 35, 20 litri una volta. Adesso di seggio 13. 10-12 litri lei passata, solo problema di caldo. Sta facendo fare una prova. Vediamo che cosa faranno. Devi spingere. Cioè gli hai fatto... Devi svegliati, devi spingere tutti. Tutti, pure loro? Ok. L'ha messa al lavoro! Mi sto divertendo! Vedi che saltellano adesso che hanno mangiato. Portiamo il latte in caseificio. La refrigerazione è quasi fondamentale, La è refrigerazione, sì, fondamentale. deve essere refrigerato proprio al momento, Immediato. immediatamente, sì. Ecco perché tu dici io utilizzo il latte crudo perché sono sicura, visto le varie fasi che seguo e so che una volta che appena munto viene refrigerato so che abbatto la Sì, carica sì. batterica. È capitato anche che si rompe il frigo perché non sono eterni, nel momento in cui si rompe adesso non mi ricordo mai in un minuto di quanto aumenta la carica batterica, ma proprio esponenzialmente e quindi quel latte lì devi buttarlo. Se te ne accorgi subito magari puoi pastorizzarlo e fare lo stesso il formaggio, ma molto probabilmente ti viene un formaggio che gonfia, che fa i buchi, che viene rancido al gusto e quindi è da buttare. Finuccia! Ciao! Mancano ancora 10 minuti, infatti è abbastanza mollo ancora. Deve essere tipo una panna cotta, invece adesso vedi che è ancora super liquido. La prima fase della giornata di cascinaria. Prima ci sturi su che munge tutti i giorni e dopodiché prende il latte e me lo porta qua verso le 7, 7 e mezza così
lo lavoriamo, poi si inizia a preparare le varie consegne, gli ordini, si spediscono, oppure quelli che riesco mi porto io. Il pomeriggio appunto si fanno le consegne, oppure facciamo un giro nella stalla, vediamo cosa succede. Quando ci sono i party si seguono un po' gli agnellini, i vitellini, quelle cose lì, e poi basta. Invece il weekend di solito faccio fiere, mercati, sagre. Le lavorazioni più lunghe, quali sono? La più lunga in assoluto è quella di Capra, perché lei ha bisogno di quasi 24 ore per essere fatta. Al mattino si mette su, si scalda non a 38 gradi come le presamiche, ma a 25, e una volta che caldo si aggiunge un fermento lattico in base al tipo di formaggio che vuoi fare. Gli aggiungi quello, dopodiché lui deve riposare, devi dargli il tempo al latte di acidificare, quindi da un pH di partenza, poi ogni lavorazione alla sua deve acidificare di circa 1 grado. Poi al pomeriggio verso le 4 così arriva un pH che voglio e gli aggiungo il caglio e il sale e poi aspetto fino al mattino dopo per tirarla su, quindi lui sta lì perché anche la quantità di caglio è piccolissima. Ci mette tantissimo tempo per indurirsi e poi viene una lattica che sarebbe una pasta tipo il Philadelphia, molto cremosa, e resta una pasta diversa dalle tome classiche che sono più dure. È un formaggio da mangiare fresco. I formaggi più duri, tipo le tome o tipo il testun, Sì. vabbè, quelli poi parliamo di un discorso di stagionatura, quello è un secondo passaggio, ma il passaggio principale è le presamiche hanno delle tempistiche più Sì, più che brevi. sarebbe questa che facciamo Quella adesso. oggi. Adesso faccio le tume di pecora classiche e questo basta scaldare il latte, caglio, fermenti, si tira subito su, mezz'oretta, si dà il tempo che si indurisca e si tira su subito. E queste riesce a stagionarle. Presamica che significa? Presamica è questo tipo di lavorazione che resta più dolce, resta meno acido, è una lavorazione che appunto si fa molto più velocemente rispetto alla lattica. La lattica invece è proprio un'acidificazione del latte più lento e anche come gusto resta molto più acido il formaggio fatto in quel modo lì. Il latte crudo è così come viene munto, no? Quindi immaginatevi di bere il latte appena munto. Noi lo riscaldiamo infatti alla temperatura più o meno di uscita dall'animale e in questo modo lui conserva tutte le proprietà organolettiche del latte, quindi aroma, profumi, il gusto, ma anche le proprietà nutrizionali, quindi c'ha tutte le vitamine, le proteine, i batteri buoni, perché che è importantissimo nelle lavorazioni del formaggio sono i batteri, quelli utili alla caseificazione. Pastorizzandolo si ammazza tutto. Cioè tu ammazzi i batteri cattivi, tra virgolette, l'inquinamento, ma anche quelli buoni, quindi non hai più lo stesso gusto, non hai più lo stesso profumo, non hai più nessun apporto nutrizionale, se non quelli che poi vengono aggiunti nella grande industria, vengono aggiunti poi questi fermenti lattici, queste cose, però alla fine il potere nutrizionale è completamente diverso. Nel latte crudo è fondamentale la pulizia dall'impianto di mungitura al bidone con cui trasporti il latte, deve essere tutto perfettamente pulito e disinfettato, il modo di lavorare, i tavoli e tutto, tenendo uno standard di pulizia alto, di igiene alto, riesci ad avere un latte a posto. Infatti quando ho iniziato facevo le prove, no? Compravo il latte un po' qua, poi là, una volta mi riusciva in un modo, una volta nell'altro, tante volte non mi cagliava neanche, no? Dicevo, boh, quasi che volevo lasciar perdere perché dicevo, non sono capace. Invece da quando gli animali che riesci a stare un po' dietro a queste cose ti rendi conto di quanto è importante quello, ma anche magari non era colpa ovviamente di quelli dove li compri, ma già solo il trasporto non refrigerato, la carica batterica si moltiplica in pochissimo tempo. L'igienizzazione della mammella è un processo proprio di partenza, no? Della filiera della sicurezza alimentare, parte da lì. Sì, poi io ho la fortuna di avere questo impianto che appunto dalla mammella al latte è un circuito chiuso, sì. Il tubo va direttamente nel frigo, quindi non c'è nessuna contaminazione esterna, la macchina si fa il suo lavaggio automatico e da lì appunto poi sta a noi essere attenti e cercare di fare più attenzione possibile, però quelle sono tutte piccole accortezze che aiutano. La ninja del formaggio.
Allora adesso quando vediamo che è pronto non dovrebbe più sporcare il dito e si fa questa prova qua, tu tiri sul dito, il dito deve uscire pulito da questo taglio. Il primo taglio si fa a croce, cioè verticale, e poi in orizzontale. Adesso si aspetta 5 minuti, devo dare il tempo al siero di iniziare a separarsi. Vedi qua che dove avevo tagliato prima col dito che già è uscito un po' di siero, questa cosa giallina. Lui pian piano viene su e si divide dalla cagliata. Adesso devo tagliarla 2 volte e devo tagliarla più o meno a nocciola, più o meno. Poi dipende, ogni lavorazione ha la sua. Il testone invece va tagliato finissimo, quasi a chicco di grano, e viene rivoltato tantissime volte. Quindi tu rivoltandolo in continuo gli dai modo di rilasciare più siero possibile e resta proprio una cosa super compatta e con una quantità di siero minima. Qua invece ha bisogno di tanta umidità per restare più morbido. La ricotta adesso, dopo che sei finito di fare il formaggio, prendi il siero e lo ributti nella pentola, lo filtri perché deve essere pulito, non deve avere nessun granulo di formaggio, e lo fai bollire il siero di pecora senza aggiungerci niente, e sale, e quando inizia a bollire proprio il fiume, vedi che floccola, viene su e si fa proprio uno strato in cima di ricotta che tiri su con la schiumarola. La qualità del latte è fondamentale, ovviamente. Diamo per scontato che il latte sia qualitativamente alto. Tu riesci addirittura, grazie alla ricetta anche dei mangimi, riesci a creare in un certo senso il tuo latte, cioè un latte che sia più possibile vicino alle tue caratteristiche di cui hai bisogno. Io ogni 15 giorni faccio gli esami del latte, è importante vedere le percentuali di grassi, le percentuali di proteine, perché per la casificazione appunto devi tener conto di tutti questi vari fattori, e con l'alimentazione noi, dandogli materie prime, riusciamo comunque a avere sempre sotto controllo tutti gli elementi fondamentali. Poi nella casificazione riusciamo ad avere appunto un latte di qualità, che poi per me è l'ideale. Per me vedi che sale da solo, tu gli dai il tempo e lui si separa. Vado a fare un altro taglio più fine, Con lei che si chiama? questo è uno spino. Quindi gli attrezzi principali sono la spada del ninja e lo spino. Poi c'è la lira che in teoria è lo strumento giusto, però è tanto più pesante e a me piace meno. Adesso devo dargli anche lì il tempo di rilasciare lui il liquido e riassorbire un po' questo bianco, sì. C'è un collega che mi ha sempre detto quando fai il formaggio devi accendere la radio, ascoltare 1, 2, 3 canzoni, se non bastano anche 5, ma non devi aver fretta. Tutti a noi però. No, perché poi mentre vai a servire qualcuno in negozio, vai a chiederti qualche formaggio, prepari qualche ordine, fai del resto. Abbiamo notato che rispetto ad altri formaggi tipici di latte di capra o di pecora, i tuoi hanno un particolare gusto delicato, cioè quasi non si percepisce che siano di latti che notoriamente hanno un gusto più intenso, più forte. Come mai? Dici il tuo segreto, vai! Io ero tra quelle che la capra dicevo non la mangerò mai perché non mi piace, mi dà fastidio proprio questo gusto dell'animale che ritrovi nel formaggio. Poi ho scoperto che secondo me dipende tanto da come allevi, nel senso che se la stalla è aperta, è areggiata, se le tieni fuori, se le tieni nel pulito, il latte non avrà tanto il gusto dell'animale, ma poi soprattutto è anche importante la lontananza dai maschi, cioè se tu hai del maschio che ha questo odore forte della capra, ma anche della pecora, se tu lo hai insieme agli animali lo trasmette poi nel latte, invece tenendoli lontanissimi dalla stalla quando non servono, poverini, li mandiamo in esilio. Tu esili
Silvio in questo caso è sinonimo di bene a tutti. il segreto è di Tranne che a loro, ogni secondo me. tanto. Adesso inizio a tirarla su. Faccio così. E queste che sono già belle dure, le giro tutte e poi le lascio qua tutto il pomeriggio a 30 gradi. Quando arriva il pH, mia lavorazione al suo, spengo e le raffreddo, le porto a 4 gradi e così loro fermano l'acidificazione. E ha lasciato la giusta quantità di siero, si fermano e iniziano a stagionare senza più acidificare. Dopo 4-5 giorni loro hanno già una crosticina, perché prima è tipo un primo sale. Invece il massimo di L'ideale stagionatura secondo me è 2 settimane più o meno come gusto, e il massimo di stagionatura non esiste perché al massimo diventa formaggio duro da grattugiare. Profumo diverso, vedi? Sempre. ma lo senti portare Dopo 2 giorni che è diversa perché è scalda. di erba fresca, è buonissimo, si sente proprio. Progetti futuri. Dai. Una domanda difficile. 50 mucche. No. 50 mucche. No, è partito già il discorso del gelato. Già quello è Sì, il un progetto, sì, il progetto che avevo da 3 anni ormai era appunto quello del gelato e quest'anno ho trovato l'occasione di questo macchinario. Ho iniziato anche lì per gioco perché ho detto ma figurati, il gelato. E invece sto lavorando ogni sera. Hai visto bene anche questa volta. Infatti mi aiuta questo caldo, però... Però scusami, tu produci gelato di latte di mucca sola oppure anche Io li produco tutti e 3. Ah. Su queste fiere, le serate che faccio, porto solo quello di mucca perché ho visto anche nelle fiere il formaggio o comunque il latte di capra e pecora e storgono un po' tutti il naso, no? Perché dicono ma non è troppo forte, allora invece la mucca è universale, sì. è un gusto che nessuno ti dice no, quello di mucca non mi piace. E quindi per incontrare un po' il gusto di tutti porto la mucca. Il gusto del gelato di capra e di pecora si discosta molto? No, assolutamente. Allora, di capra pura capra è praticamente impossibile da fare. Io pensavo fosse un problema mio, invece parlando con tanti che hanno le gelaterie mi hanno detto no, perché ha poco grasso, quindi va aggiunta tanta panna vaccina, perché la capra panna non ne ha, che è il grasso. Certo. Quindi pura capra non esiste, esiste misto, Con lo la- fai di latte di capra, però ci aggiungi un po' di panna di mucca. Sì.